Gerani. Queste sono sicuramente tra le piante più belle e apprezzate all'interno delle nostre case perché riempiono balconi e terrazzi e anche giardini. Prendersene cura e moltiplicarli è davvero molto semplice. Io in questo video vi mostrerò ben 3 tecniche che vi permetteranno di ottenere praticamente piante infinite a costo zero. Sono delle tecniche davvero molto semplici ma valide. Provate a rifare ciò che vi mostrerò perché vi assicuro che se ci proverete, alla fine i risultati vi daranno davvero delle grandissime soddisfazioni. Prima tecnica, talea. La prima tecnica che vi propongo è quella tramite talea, la più conosciuta e comunque quella che darà sicuramente i successi maggiori sia a livello di riuscita in quantità di piante ottenute, sia di tempo che di grandezza della pianta in tempi immediati. Però purtroppo questo ha un difetto, bisognerà andare a tagliare un ramo della pianta e quindi è un po' invasivo per la pianta madre. Però ripeto, è quella che dà i risultati migliori. Questa è una tecnica che varrà per tutti i tipi di gerani, quindi scegliete quello che più vi piacerà e iniziate l'esperimento. Non resterà altro che procurarsi delle forbicine. Mi raccomando, prima di utilizzarle però, sterilizzate con un po' di alcol o di ammoniaca le lame in modo che eventuali funghi, muffe e batteri non passino dalle lame alla pianta, perché potrebbero danneggiare le piantine che dovrebbero nascere. Quindi, quando andrete a fare i tagli nella pianta, dovrete fare in modo che i rametti siano lunghi almeno 10 cm. Quindi ne dovrete fare una cernita e questo è davvero perfetto, guardate. Quindi basterà andarlo a tagliare qui, in questo modo. Prendere le forbicine e proprio in questo punto, spero che dal video si possa vedere, andare a praticare il taglio, così. Taglio netto e via. E questo è il risultato che dovreste ottenere. Eseguito il taglio, questo è ciò che si è ottenuto, però così ancora non si potrà utilizzare, bisognerà trasformarlo in una vera e propria talea. Quindi togliere tutto ciò che è in eccesso, la prima cosa che andrà tolta sono fiori e boccioli, quindi via, andando vicino al tronco, taglio netto e via. Stessa cosa per il bocciolo, purtroppo so che sembra una cosa brutta da fare ma è necessaria, perché dovremmo lasciare veramente il minimo indispensabile per la sopravvivenza della talea, considerando che non ha radici, e adesso si potrà passare all'eliminazione delle foglie e alla riduzione di quelle che si dovranno lasciare. In genere si lasciano soltanto 2, massimo 3 foglie, quindi via questa che è grande, via questa, toglierei ancora questa e poi andrei anche a cimare, in modo che tutta questa parte venga eliminata perché andrebbe a togliere troppa energia alla pianta, così. Taglio netto. E il risultato che dovreste ottenere è un qualcosa di molto simile a questo, quindi un rametto lungo circa 10 cm, semilegnoso, con un germoglio all'apice che ha soltanto 2 foglioline. E se la talea attecchirà sarà proprio da qui che la pianta inizierà a svilupparsi e in questo punto dovrebbe iniziare a fare le radici. Io consiglio sempre di iniziare l'esperimento utilizzando più rametti, in questo modo si avrà più possibilità di ottenere poi alla fine la piantina sperata. Primo consiglio, usa l'aspirina. Prendi un bicchiere, in vetro trasparente sarebbe davvero l'ideale, e riempilo con circa 3-4 cm di acqua, quella del rubinetto sarà perfetta. Dopodiché prendi mezza aspirina, di quella effervescente andrà benissimo, e falla sciogliere all'interno dell'acqua. Prendi le talee fino a un massimo di 4 o 5 e mettili all'interno del bicchiere. Dopodiché posiziona il bicchiere in un punto dove prenda molta luce, però mi raccomando, evita i raggi del sole diretti. Secondo consiglio, miele e cannella. Oltre l'aspirina esistono anche altri ormoni radicanti. In questo caso ve ne propongo ben 2 a costo zero e che in teoria abbiamo tutti a casa. Il primo, il miele, che è davvero, secondo me, il migliore in assoluto in natura, e poi la cannella. Sono entrambi ottimi per far nascere le radici, ma soprattutto come antibiotici, quindi eviteranno che poi dal punto di taglio, quello che abbiamo creato separando il rametto dalla pianta madre, possano passare dei funghi, delle muffe o dei batteri dalla terra direttamente al rametto che potrebbero danneggiarli, in alcuni casi addirittura farlo seccare. Ed applicarli è davvero semplicissimo, basterà prendere il miele, la talea e nel punto di taglio, basterà anche soltanto questo, ma se si affonda per circa 1 centimetro ancora meglio, andare ad immergere in questo modo, così. E l'operazione è ultimata. Non resterà altro che procurarsi un vaso di circa 10 cm di diametro e riempirlo con del terriccio soffice e drenante di buona qualità. Dopodiché fare un foro nel centro, più o meno di 5-6 cm di profondità, in questo modo. Dopodiché prendere la talea
ed andarla ad inserire all'interno in questo modo, così. Poi rinzaffare il terreno tutto intorno ed il risultato che dovresti ottenere sarà un qualcosa di molto simile a questo. E la stessa identica cosa andrà ripetuta anche per l'applicazione della cannella. Quindi fare un foro di circa 5-6 cm di profondità, come abbiamo fatto prima, dopodiché aprire la cannella, prendere la talea, in questo caso non si può andare a pucciare all'interno del contenitore, basterà semplicemente farla cadere in questo modo, così. Fatene cadere anche di più se finisce sul terreno, non è un problema perché è un antiparassitario e un antibiotico, quindi male non farà. Dopodiché inserire all'interno, così, e rinzaffare il terreno tutto intorno. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Al fine di aumentarne ulteriormente la possibilità di attecchimento, esiste la possibilità di tagliare una bottiglia, ricavarne dalla parte superiore un qualcosa di simile a questo e coprirla. Così, considerate che dovrà essere più o meno alta 15 cm, perché dovrà tenere la tela all'interno. E proprio all'interno si creerà un effetto serra con temperatura e umidità costante. Primi risultati. Trascorsi all'incirca 30 giorni riprendendo il tutto, si può notare attraverso il bicchiere, senza neanche tirare fuori le talee, che si sono formate delle radici che direi assolutamente perfette. Guardate quante ce ne siano. Provo a tirarle fuori dal bicchiere al fine di mostrarvele meglio. Ed eccole qua, vi mostro come appaiono le radici nella prima fase di vita. Sono davvero piccine. Potrebbe invece capitare, purtroppo, capita raramente, però capita, che anziché crescere la talea inizi a fare marcire le foglioline e anche alla base, oltre a non crearsi le radici, inizi a creare del marciume. Purtroppo in questo caso l'esperimento non è andato a buon fine. Considerate che è davvero raro che capiti questo, però potrebbe capitare. Quindi non vi abbattete nell'ipotesi e riprovateci, perché vi assicuro che questa è una delle soluzioni più facili per ottenere delle piantine nuove di geranio. Quindi, arrivati a questo punto, si potranno tirare fuori le talee dall'acqua, prendere un vasetto, considerate che potete mettere più talee in ogni vasetto, però in questo caso io ne metterò uno soltanto, 10 cm di dimensioni e riempirò con del terreno soffice e drenante, dopodiché fare un foro di circa 8 cm nel centro, in questa maniera, prendere la talea ed andare ad inserirla all'interno senza rompere le radici, quindi facendo molto delicatamente. Dopodiché rinzaffare il terreno tutto intorno, così. Ecco qua. E alla fine dell'operazione prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. I primi tempi fate in modo che il terreno sia sempre costantemente umido, perché le radici ancora non sono ben formate, quindi aiuterete la pianta a rimanere idratata. Poi invece quando vedrete che inizierà a crescere tranquillamente vorrà dire che all'interno le radici si sono formate perfettamente e quindi potrete bagnare quando il terreno tenderà ad asciugarsi. Trascorso un altro mese, questo è il risultato che si è ottenuto. Guardate un po' come le foglioline si siano sviluppate in una maniera assolutamente perfetta e andando alla base si vede il punto dove la talea c'era ed eccola qua, questa è la talea dal quale è partito tutto e i due germogli che sono nati e cresciuti. Arrivati più o meno al 90° giorno, riprendendo il tutto, si può notare che la piantina è assolutamente perfetta. Ha iniziato addirittura a produrre i primi fiorellini. E se si va alla base, guardate la talea come appare. Si vede chiaramente il tronco iniziale, più tutto lo sviluppo che questa ha creato nel corso dei mesi. Le foglie sono davvero perfette, sono sane, non c'è presenza di funghi, muffe o batteri. Quindi a fronte dei risultati ottenuti si può affermare senza ombra di dubbio che questa sia una tecnica davvero molto valida per riuscire a moltiplicare questa pianta ed ottenere tantissime piantine belle e a costo zero. Secondo metodo. La seconda tecnica che vi propongo, altrettanto valida, il difetto è che però prima di ottenere una piantina adulta occorrerà più tempo, è quella tramite l'utilizzo della singola fogliolina. Quindi basterà prelevare una fogliolina sana partendo dalla base del tronco, quindi in questa maniera, ed utilizzare lei per ottenere le giovani piantine nuove. Ottenute le foglioline, non resta altro che prendere un contenitore, un bicchiere in vetro trasparente sarebbe davvero l'ideale, e riempirlo quasi fino all'orlo con dell'acqua, dopodiché inserire le foglioline all'interno.
Se tutto andrà bene nel giro di circa 30 giorni, riprendendo le foglioline, questo è il risultato che dovresti ottenere. Quindi delle foglie ancora perfettamente sane, e quindi senza presenza di funghi, muffe o batteri, e che alla base hanno iniziato a produrre le prime radici, circa 2-3 cm di lunghezza. E a quel punto si potrà prendere un vaso ed inserire il tutto all'interno, dopo aver riempito il vaso con del terriccio universale, soffice e di buona qualità. E se tutto andrà, anche in questo caso, nel migliore dei modi, dopo circa 30-40 giorni inizierete a vedere i primi germogli che spunteranno nella parte basale della fogliolina. Terzo metodo. La terza tecnica che vi propongo è quella meno conosciuta di tutte, ma che ha un enorme vantaggio, ovvero quello di ottenere migliaia e migliaia di piantine da una singola pianta, ovvero quello tramite l'utilizzo dei semi che creano i fiori una volta fecondati. Quindi basterà lasciare queste piante all'aperto, gli insetti impollinatori faranno tutto da loro, la natura è fantastica, e alla base dei fiori si creeranno delle capsule, cresceranno e all'interno ci saranno dei semini. Voi considerate che questo, che è un falso fiore perché è composto da tanti piccoli fiorellini che poi formano una corolla, quindi immaginate che ce ne siano una cinquantina di fiori, ogni singolo fiorellino di questi, ve lo mostro, questo qua, alla base, se fecondato, creerà una piccola capsula proprio in questo punto, e ogni singola capsula potrebbe arrivare a generare addirittura 20 semini, quindi fate una moltiplicazione 20 per 50 e un singolo fiore quanti semini potrebbe generare, e poi pensate a quanti fiori fa la pianta nell'arco della sua vita. Quindi è davvero una tecnica molto valida per ottenere tantissime piante a costo zero. In queste immagini vi mostro come, una volta che il fiore sarà fecondato, farà sviluppare le capsule. Sono davvero molto piccine, non resta altro che aspettare che queste maturino, e ve ne accorgerete perché poi diventeranno di un colore paglierino, e a quel punto si potranno raccogliere e dall'interno, semplicemente schiacciandole, estrarre i semi, che sono piccoli e di colore nero. E questo è ciò che dovresti ottenere. Guardate quanto sono piccini. Procurarsi un vaso, in questo caso 15 cm di diametro, e riempirlo con del terreno che sia soffice e drenante e di buona qualità, anche universale, andrà benissimo. Quindi, ottenuti i semini e preparata la terra nel vaso, si potrà procedere con la semina vera e propria, e farlo è davvero molto semplice. Basterà prenderli e farli cadere in maniera omogenea, cercando di andare a riempire tutto lo spazio che sia nel vaso. Questi sono dei semi davvero molto piccini, quindi non si potrà interrarli troppo, perché se avessero troppo terra sopra di loro avrebbero delle difficoltà poi a spuntare. Quindi una volta messi i semini, con la forchetta fate questo lavoro, semplicemente muovete il terreno e loro, muovendolo, cadranno all'interno, e quella sarà la distanza perfetta tra seme e superficie del terreno per poi poterli fare nascere. Terminata questa operazione, si potrà procedere con il bagnare il tutto. E bagnate molto abbondantemente. La prima volta bagnate veramente tanto, dopodiché le volte successive fate in modo che il terreno sia sempre costantemente umido, ma non zuppo, e posizionate lui in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti. Trascorsi all'incirca 40 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che già qualcosa è spuntato fuori dal terreno. Si vedono le piantine, in realtà i cotiledoni delle piantine, spuntare alte circa 2 mm. Quindi non resterà davvero altro che aspettare che queste crescano e fioriscano. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e già che ci siete dategliela un'occhiata, che secondo me qualcosa di carino lo troverete. E in più vi chiedo un'altra cortesia: se avete modo, condividete questi video sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, grazie in anticipo e al prossimo video.